Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo la O4 Air Unit VTX Entry Level per sistema DJI. Se volete acquistarla trovate il link in descrizione. All'interno della confezione troviamo la O4, un cavetto per i collegamenti, un supporto in plastica per la videocamera, più alcune viti e gommini. Infine c'è un manuale di istruzioni che fornisce informazioni sui collegamenti e sulle specifiche della VTX. Il nome della VTX è DJI O4, che va a differenziarsi dal modello superiore che è chiamato DJI O4 Pro. Tuttavia alcuni tendono a chiamare questa VTX DJI O4 Lite, andando a sottolineare il suo formato più piccolo. Diamo ora uno sguardo alla DJI O4. La VTX ha fori 25x25 mm, quindi molto spesso vi capiterà di montarla ruotata di 45 gradi, per configurazioni toothpick o simili. Nei fori andranno inseriti gommini soft mount, utili per attutire gli urti in caso di caduta. Il cavo di collegamento è lungo 5 cm. Anche il cavo di connessione tra la VTX e la videocamera FPV ha una lunghezza di 5 cm. L'antenna è di tipo lineare con connettore IPEX e ha una lunghezza di 8 cm. Su questo lato della VTX troviamo il tasto bin per il collegamento con i visori. I modelli supportati sono i Goggle 2, gli Integra, i Goggle 3 e i DJI N3. Restano invece esclusi i visori FPV di prima generazione, DJI V1 e V2. Per quanto riguarda le specifiche della videocamera abbiamo un sensore CMOS da 1,5. Il campo visivo è di 117 gradi. La risoluzione video può essere da 1080p o 4K, con frame rate che varia da 30 a 120 fps a seconda delle impostazioni selezionate. Il formato video è MP4 e il bitrate massimo è di 100 MB al secondo. Passando alla VTX, la tensione in ingresso supportata è compresa tra i 3,7 e i 13,2 V, può essere quindi alimentata dall'IPO da 1 a 3 celle. Se abbiniamo la O4 ad un setup 1S è necessario alimentarla tramite back a 5 V, perché se la tensione della LiPo scende sotto i 3,7 V, la VTX non riesce più a funzionare correttamente. Se invece vogliamo usarla con configurazioni 4S o 6S è comunque possibile, ma in questo caso è obbligatorio alimentare la O4 tramite back, solitamente con tensione compresa tra i 9 e i 12 V. Per quanto riguarda la registrazione, a differenza di altri modelli come la O4 Pro, qui non è presente alcuno slot per la micro SD. Tuttavia questa VTX dispone di una memoria interna da 32 GB che permette di registrare il volo senza problemi. La porta USB-C serve proprio per scaricare i filmati registrati. Inoltre la porta USB-C serve anche per l'attivazione e l'aggiornamento. Per aggiornare la O4 è sufficiente la connessione USB, ma per l'attivazione è necessario anche alimentarla, perché la sola connessione USB non basta. A questo punto vediamo velocemente i collegamenti. Se avete un FC con connettore per VTX in digitale potete utilizzarlo, prima però assicuratevi che l'alimentazione avvenga tramite back e che la sequenza dei cavi sia giusta, perché a volte l'ordine può anche essere invertito. Se invece la vostra FC non dispone di un connettore potete saldare direttamente i cavi nella scheda. In questo caso vi ricordo di collegare RX e TX invertiti tra loro e alimentare l'O4 tramite back a 9, 10, 12 V o simili. Adesso è venuto il momento di configurare la VTX su Betaflight. La prima cosa da fare è andare nel tab Porte. In periferica attiviamo VTX MSP più DisplayPort nella UART dove abbiamo collegato la O4. Io ho usato RX2 e TX2, quindi lo attivo nella riga della UART 2. Come vedete qui attivo configurazione MSP, è normale, lasciatelo attivato. Quando abbiamo finito non dimentichiamoci di fare salva e riavvia. Spostiamoci in configurazione e assicuriamoci che in questo punto sia attivato OSD. Adesso andiamo nel tab OSD e sistemiamo tutti i valori che ci servono. I dati possono essere aggiunti da questo menu e trascinati nella posizione che preferiamo. Ricordiamoci di attivare HD in questo punto. Concludiamo la configurazione Betaflight dicendo che il tab VTX dovrà rimanere vuoto così come lo vediamo. È una cosa normale e non bisogna configurare nulla. Questo tab serve solo per le VTX analogiche. Ora è venuto il momento di attivare e aggiornare la O4, per farlo ci servirà il software DJI Assistant 2 che troviamo in questa pagina, vi lascio il link in descrizione. Io ho Windows quindi scarico questo.
Per attivare la VTX è necessario che sia alimentata, quindi la collego con il suo cavo al back da 9V e do alimentazione tramite il LiPo. Partiamo con l'attivazione. Per farlo è richiesto un account DJI, cosa molto veloce da fare in quanto viene richiesta solo un'email. Perfetto, ora passiamo all'aggiornamento firmware. Clicchiamo su Upgrade, poi su Start Update. L'aggiornamento impiega pochi minuti, comunque velocizza un po' il video. Perfetto, aggiornamento completato. A questo punto non ci rimane che procedere ad un test di volo. Io userò uno dei miei Sonic 5, se volete maggiori info su questo telaio trovate il link in descrizione. Vi ricordo che il Sonic 5 non solo è compatibile con la O4 ma anche con la O4 Pro, più avanti vedremo una build di questo telaio proprio con questa VTX. Ed eccoci arrivati alle considerazioni finali. Per quanto riguarda la qualità video, come possiamo vedere è a livelli molto alti, a mio parere solo leggermente inferiori a quelli di una DJI Action 2. Il volo del Sonic 5 che state vedendo è stato registrato con la stabilizzazione interna della O4 disattivata. A mio parere il punto debole della O4 Lite è il FOV, che tende a restituire un'immagine più piccola di quello che fanno videocamere con un FOV più ampio. In conclusione, questa VTX trova la sua migliore applicazione su quello per il quale è stata pensata, ovvero droni da 3.5 pollici in giù. Qui potremo avere la miglior qualità con il minimo peso possibile, anche se ci sarà da fare qualche compromesso. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.